Salve gente, io sono Luca e in questo episodio volevo parlare del proverbio non c'è due senza tre. Questo proverbio è molto comune ed è veramente semplice da spiegare. Fondamentalmente non c'è due senza tre significa che se una cosa è successa due volte probabilmente si ripeterà, cioè probabilmente succederà tre volte o quantomeno almeno tre volte. Perché poi in realtà il proverbio ha anche una seconda parte che dice e il 4 viene da sé, quindi non c'è due senza tre e il 4 viene da sé. Di solito si fa tipo un botta e risposta, cioè una persona dice non c'è due senza tre e l'altra persona completa dicendo e il 4 viene da sé. Poi voi mi chiederete il 5 e il 5 non lo so, il proverbio è 2, 3 e 4. In particolare la prima parte, diciamo, la conoscono tutti, è la parte più usata. Alcune persone non conoscono la seconda parte del proverbio o comunque non la usano. Di solito si dice non c'è due senza tre. Come dicevo, se una cosa è successa due volte, probabilmente succederà di nuovo. Forse l'avrete notato anche voi comunque che nella vita il numero 3 ricopre un ruolo particolare, o almeno così dicono. Quando si usa questo proverbio? Fondamentalmente quando si commenta il fatto che qualcosa sia successo di nuovo, cioè questa cosa era successa in passato, adesso è successa di nuovo, qualcuno commentando la situazione potrebbe dire non c'è due senza tre, cioè se è successa di nuovo probabilmente succederà ancora. Quindi in un certo senso è una predizione sul futuro. Volendo lo si può usare anche commentando al passato, cioè una cosa che si è ripetuta 1, 2, alla terza ripetizione si dice non c'è due senza tre, cioè come a dire vabbè, d'altra parte era inevitabile che sarebbe successo, perché non c'è due senza tre, quindi è normale che sia successo di nuovo, perché il proverbio dice non c'è due senza tre. Quindi volendo lo potremmo usare anche, magari ci succede qualcosa di brutto, c'era già successo due volte, ci succede la terza volta, così per, diciamo, fare del sarcasmo potremmo dire non c'è due senza tre, cioè come a dire era inevitabile che sarebbe successo, se mi è successo due volte per forza di cose mi doveva succedere una terza volta. Quindi ecco, fondamentalmente questo proverbio viene usato in due modi leggermente diversi, cioè o per fare previsioni sul futuro oppure per constatare il fatto che una cosa è successa la terza volta perché è inevitabile che succeda una terza volta se è già successa due volte. Spero che sia tutto chiaro, detto ciò vi saluto.